Ciao a tutti e bentrovati sull'Ernamo! L'estate sta arrivando, almeno qui in Italia, e non c'è momento migliore per trascorrere qualche giorno nel bel paese, soprattutto per chi sta studiando italiano. Se il vostro italiano è ancora debole o se invece è arrugginito dal tempo, questo video è perfetto per voi. Infatti, oggi vedremo 10 verbi che chiunque decida di venire in Italia deve conoscere. Restate là. Il primo verbo da conoscere se si vuole venire in Italia è, senza la minima ombra di dubbio, prenotare. Quando si organizza un qualsiasi viaggio, il primo passo da fare è prenotare, cioè riservare qualcosa per trovarla disponibile al momento opportuno. Sì, in particolare si prenotano i biglietti del treno o dell'aereo, l'alloggio, cioè l'albergo o la casa, e una volta sul posto è possibile prenotare un tavolo al ristorante o una poltrona a teatro o al cinema. Pronto? Salve, chiamo perché vorrei prenotare una camera matrimoniale nel vostro albergo per 2 notti, dal 3 al 5 agosto. È possibile? Certo, allora mi dia soltanto un attimo, la metto in attesa, il tempo di controllare se la camera è disponibile. D'accordo, nessun problema. Eccomi. Allora guardi, la camera è disponibile. Mi servono semplicemente i suoi documenti e il numero della carta di credito per confermare la prenotazione. Ok, glieli do subito. Il secondo verbo utile quando si è in Italia è disdire. Questo verbo è strettamente connesso a quello precedente. Infatti significa annullare, cancellare una prenotazione. E questo verbo è davvero molto utile perché nel caso in cui si verifichi un imprevisto che vi impedisca di tener fede alla prenotazione, potete tranquillamente utilizzarlo. Sì? Pronto? Sì? Salve. Sente? Sì, vorrei disdire la prenotazione fatta a nome di Graziana Filomeno. Purtroppo mio marito ha avuto un imprevisto e non possiamo venire. Spero non ci siano problemi. Ma Il prossimo è pernottare. Infatti, questo verbo significa trascorrere la notte in un luogo diverso da quello abituale. Dunque, per intenderci, si utilizza quando non dormite a casa vostra e di solito è perfetto quando si viaggia. Che stai facendo? Allora, non ci crederai mai, ma ho appena prenotato una vacanza a Dubai per quest'estate. Pernotteremo di fronte al Burj Khalifa. Wow! Vuoi rendere la vacanza di Rocco e Graziana a Dubai realtà? Aiuta questi 2 giovani italiani a fare la loro prima vacanza negli Emirati Arabi Uniti. Compra la merce disponibile nel negozio online, l'Ernamo Collection, e falli volare. I link sono nella descrizione. Una coppia di verbi di cui proprio non potrete fare a meno durante il vostro viaggio in Italia è decollare e atterrare. Sono entrambi relazionati con gli aerei. Infatti,
Il decollo è il momento della partenza dell'aereo, invece l'atterraggio è il momento dell'arrivo, quando tocca terra. Che viaggio terribile! L'aereo era decollato bene, ma poi quante turbolenze! Eravamo così preoccupati lassù, non vedevamo l'ora di atterrare. Immagino. Adesso vediamo un verbo che mi piace molto: assaggiare. Questo è un verbo che pochi conoscono, ma che a tutti piace. Infatti, assaggiare significa provare, però è usato solo in riferimento al cibo. Sì, e quando assaggiamo qualcosa ne mangiamo un po' per sentirne il gusto, per capire se ci piace e se ne vogliamo mangiare una quantità maggiore. Dopo che la gente assaggia il piatto tipico di Bari, patate, riso e cozze, non ne può più fare a meno. Il settimo verbo è misurare. Sicuramente durante una vacanza vi sarà capitato di entrare in un negozio di scarpe o abbigliamento e acquistare qualcosa, no? Ebbene, in Italia, se volete dire al commesso o alla commessa che avete bisogno di capire se le scarpe, la maglia o i pantaloni sono della giusta taglia, dovrete utilizzare il verbo misurare. Mi scusi, dove posso misurare questa maglietta? Allora, i camerini sono in fondo a destra. La ringrazio. Di nulla. Fare domanda presso. Fare domanda presso. Ma questo non è un verbo. Sì, ma è importantissimo, spieghiamolo. Ma vabbè. Fare domanda presso. Quanti di voi avranno desiderato di lavorare per una azienda italiana o di studiare presso un'università italiana? Questo verbo significa fare richiesta formale per studiare o lavorare da qualche parte o per ricevere qualcosa. Per capirci meglio, in inglese corrisponde più o meno al verbo to apply. Sì, mentre in spagnolo si potrebbe tradurre con il verbo solicitar. Sono triste, ho fatto domanda presso 3 università americane, ma non mi ha scelta neanche una. Questo perché sei sfigata. E ora tocca al verbo permettere. Questo è un verbo che potreste incontrare spesso sui cartelli nei parchi, nelle chiese, nei musei e cose di questo tipo. Sì, infatti permettere significa autorizzare, dare il consenso. Dulcis in fundo, noleggiare. Noleggiare significa pagare una certa somma di denaro per usare qualcosa per un certo periodo di tempo, di solito beni mobili, dunque mezzi di trasporto, auto, biciclette, moto, ma anche DVD, abiti e così via. Se volete maggiori informazioni su questo verbo e i suoi simili, prestare e qual è l'altro? Affittare, date un'occhiata alla lezione che ha fatto Graziana con Rosalba. Sono state davvero bravissime. Non perdetevela. Il prossimo verbo è... Abbiamo finito, non ce ne sono più. Ah, vero. Allora, adesso tocca a voi. Provate a scrivere nei commenti alcune frasi utilizzando questi verbi. Noi risponderemo a tutti, come sempre. Alla prossima! Ciao!